Un assaggio di quello di cui andremo a parlare oggi ve l'ho già dato quando abbiamo parlato dei nuovi taxi di Londra elettrici della compagnia Levisy o London EV Company. Ed in quel video vi ho parlato del fatto che questa azienda non è più inglese ormai da qualche anno, infatti è stata comprata da questa grossa compagnia cinese. Oggi infatti vorrei andare a parlare di un altro brand sempre di questa compagnia che in sordina sta riuscendo ad entrare a gamba tesa nel mercato europeo. Oggi parleremo infatti di Geely e della Zeekr 001. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di Geely e della Zeekr 001, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Grazie mille! Sarò onesto con voi, all'inizio la mia idea era di fare un video generale sulla compagnia Geely, ma dopo qualche ricerca ho scoperto di quanto fosse vasta la ragnatela della Geely Holding Group. Infatti stiamo parlando di un'azienda che possiede ben 13 brand tra auto e moto e non parliamo neanche delle partecipazioni che ha in altri brand. Inoltre si è espansa anche nel campo di satelliti, i VTOL, servizi di taxi, quindi è davvero immensa come compagnia e non andrei a darci il peso giusto ad ogni azienda come dovrei, andando a unire tutto insieme, facendo venire un video decisamente troppo lungo e poco interessante perché sarebbe solamente una lista di auto elettriche senza andare a specificare come sono costruite e com'è l'azienda in sé per sé. Pertanto ho deciso di portare, come al mio solito, non un'azienda che tutti conoscete, infatti tutti sanno che Geely possiede Volvo, ma sarebbe stato decisamente troppo facile. Infatti sono andato a prendere una di quelle aziende che Geely possiede, di cui difficilmente avrete sentito parlare. Infatti oggi parleremo di Zeekr. Per la verità, quest'auto era stata presentata al Salone di Shanghai già nel 2020 come una nuova auto della casa Lynk & Co, sempre di Geely, chiamata Zero EV. Ma la casa madre Geely ha deciso di creare un brand tutto nuovo solamente fatto da auto completamente elettriche, partendo proprio dalla Zeekr 001. Nell'aprile di quest'anno Zeekr, che nasce come brand sussidiario appunto di Geely, mostra al pubblico il suo primo veicolo ed ovviamente stiamo parlando di un veicolo 100% elettrico, anche perché è su questo canale, pertanto. Stiamo parlando infatti della Zeekr 001, una shooting brake che già dal punto di vista estetico, almeno a mio parere, è molto intrigante e non c'è troppo da stupirsi, dato che quest'auto è stata creata in base a quello che dice Geely per andare apertamente in competizione con un altro brand che produce solamente veicoli elettrici in Cina e di fascia alta. Sono sicuro avrete capito di che brand sto parlando. Zeekr e di conseguenza la 001 sono state create dalla casa madre Geely per eccellere in ogni aspetto, prendendo molto spunto dal design della casa cugina Lynk & Co, che è sempre sotto la holding Geely, ma anche usufruendo di diverse tecnologie e delle varie collaborazioni, investimenti ed acquisizioni che Geely ha fatto fino alla realizzazione di questo veicolo. Passiamo dunque alle specifiche tecniche di questa Zeekr 001. Lunga poco meno di 5 metri, larga 2 metri e alta 1,56 m, la Zeekr 001, grazie al suo essere una shooting brake, si trova con un bagagliaio davvero importante, da 2144 litri con i sedili posteriori reclinati. Non si sa ancora bene quanti siano i litri con bagagliaio e basta. I dati sono veramente scarsi in realtà. L'elemento più interessante di questa elettrica è di sicuro il suo sistema di propulsione, che si compone per questa Zeekr 001 di due motori elettrici che combinati producono una potenza massima di 400 kW o 544 cavalli e ben 700 Nm di coppia, che grazie alla trazione elettrica permettono all'auto uno 0 a 100 in soli 3,8 secondi. Zeekr ha annunciato
annunciato che la 001 arriverà alla velocità massima di oltre 200 km/h. Parlando invece dei pacchi batterie che la Zeekr 001 avrà, si potranno scegliere due configurazioni diverse, una da 86 kWh oppure una batteria più grossa da 100 kWh, che secondo l'azienda permetterà un'autonomia fino a 700 km. Anche se ricordo, come in ogni video in cui parlo di un'auto cinese, la Cina si basa sotto il ciclo NEDC, che è molto ampio nelle autonomie delle auto, specialmente elettriche. Pertanto siamo intorno realmente ai 500 km secondo le persone che l'hanno provata, che per molte persone con una ricarica completa da 500 km va più che bene. E a proposito di ricarica, Zeekr ha dotato la 001 della capacità di ricevere fino a 360 kW, che permette alla 001 di recuperare fino a 120 km di autonomia in solamente 5 minuti. Per quanto riguarda invece le tecnologie e il futuro di Zeekr e della 001 e anche dei prodotti futuri che porteranno sul mercato, abbiamo un sistema di sospensioni pneumatiche regolabili che, oltre a garantire ovviamente un comfort di viaggio non da sottovalutare, permetterà all'auto di aumentare il ground clearance o altezza da terra fino a 10 cm in più del normale, direttamente dalla console del veicolo. Zeekr con la 001 permetterà al proprietario di registrare il proprio profilo di guida, ovvero tutto quello che riguarda la rigenerazione in frenata, la regolazione del sedile, gli specchietti e anche lo scatto in velocità. Tutto questo grazie al riconoscimento facciale, che renderà l'auto pronta all'uso a chiunque sia registrato nel cloud di quella specifica Zeekr 001. Come per esempio se in famiglia ci sono due persone che utilizzano la stessa macchina, magari una persona è alta 1,50 m e l'altra è 1,80 m, ovviamente ci sono delle difficoltà e devi stare a regolare ogni volta. In questo caso solamente entrando nell'auto ci sarebbe la regolazione del sedile e di tutto il resto, senza dover perdere diversi minuti per cercare di regolare l'auto come la vuoi tu. Come ultimo, e decisamente non per importanza, l'azienda ha deciso di prendere un'idea direttamente dal libro di Tesla e ha deciso di non essere dipendente dalla rete di colonnine di terzi, ma di impegnarsi a costruire una proprietaria che abbia un output fino a 360 kW. Questo, a mio parere, è una cosa fondamentale che le farà fare magari quel passo in più rispetto a tante altre case automobilistiche. La Zeekr 001 ha iniziato le consegne pochissimi giorni fa, ovvero il 23 ottobre, inizialmente solo in Cina, con i piani per portare questo brand e questo veicolo in Europa ed altre parti del mondo entro il 2022. Per quanto riguarda i prezzi, la Zeekr 001 arriverà in 3 diverse versioni di interni e batterie e sarà compreso tra 281.000 e 360.000 yuan, che sono all'incirca tra i 37.800 e i 48.400 euro. Per come la vedo io, Zeekr è destinata a fare grande successo sia in Cina che in Europa, perché a Zeekr hanno saputo integrare un design davvero accattivante, non rinunciando però allo spazio interno e al bagagliaio, rendendo la 001 un'auto davvero per tutti. Anche gli interni sono stati pensati per essere minimalisti il giusto, per andare incontro a tutte le tipologie di persone. Infine, sono certo che quest'auto avrà una qualità costruttiva al pari delle auto tedesche, pur essendo una cinese. Infatti Geely Zeekr per il progetto 001 ha lavorato a stretto contatto con Daimler, che per chi non lo sapesse è il possessore del brand Mercedes, senza contare poi la qualità costruttiva che il Geely Holding Group si trascina tra tutti i suoi brand. Infatti oltre a Volvo e Smart abbiamo addirittura Lotus. Sarà interessante vedere un automaker che 20 anni fa non riusciva a vendere un singolo veicolo trasformarsi in uno dei produttori più grandi al mondo, entrando a gamba tesa, ma senza che nessuno se ne accorga, nel mercato europeo. E questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi della Zeekr 001 e del gruppo Geely. Ed infine vi ricordo solamente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo
in un prossimo video. Grazie mille. Zicker? Zicker. Non lo so.